Come ci sarà arrivata qui? Ce l'avranno spinta a mano. Non vi preoccupate. Adagio. Ci penso io. C'è una bombola dietro, facciamo attenzione. Forbici. Ecco, tenente, questo è l'innesco. È uno dei più semplici. Un po' di plastico, polo negativo e polo positivo collegati con la batteria. Credevo più difficile. Allora, tutto a posto? Pare di sì. Che altro ci può essere? Dopo l'attentato di Ciaculli, vi fu la prima vera azione di forza dello Stato contro la mafia dal secondo dopoguerra. L'omicidio di uomini in divisa aveva cancellato, per un attimo, qualsiasi tipo di connivenza o tolleranza verso i clan mafiosi. Tutti gli uomini della commissione subirono contraccolpi. Alcuni riuscirono a fuggire in Sud America, come Totò Greco, che scappò in Venezuela, ed Antonino Salamone, che si rifugiò in Brasile. Buscetta, ritenuto allora uno degli autori della strage, che sempre disconoscerà, rifugiatosi a Milano, dove era socio occulto di un'azienda produttrice di burro, riuscì ad entrare poi in Svizzera, dove venne raggiunto dalla sua compagna, Vera Girotti. Quest'ultima era una donna di spettacolo che aveva conosciuto durante la bella vita fra i casinò e i locali della Costa Azzurra. L'aveva strappata al marito di allora, il famoso batterista Gegé Di Giacomo, della band di Renato Carosone. La Girotti arrivò in Svizzera portando con sé un passaporto falso a nome Tullio Sarace, con il quale Buscetta poté espatriare verso il Messico. Qui venne ospitato da un certo Giuseppe Catania. Nei racconti di Buscetta quest'ultimo sarebbe stato un semplice venditore di stoffe. Peccato che nel 1973, quando verrà arrestato per traffico internazionale di droga, Catania accuserà Buscetta di essere a capo di un'organizzazione che aveva importato 360 kg di eroina negli Stati Uniti. Don Masino sosterrà sempre di non aver trafficato in droga. Ma dalle sue memorie emergono racconti incredibili, dove chiunque si metteva a sua disposizione per cortesia o gentilezza, o semplicemente perché uomo d'onore. Nella realtà è poco credibile che non vi fossero più stringenti motivazioni economiche a supportare la latitanza di Buscetta, perché se una cosa è certa, e chiunque nel crimine lo sa, è che senza soldi non si fa la latitanza, e nemmeno senza protezioni, ma con i soldi si comprano pure quelle. Dopo la nascita delle due figlie in Messico, da Vera Girotti, si trasferì con il fido Catania in Canada, a Toronto. Da lì mosse verso New York per prendere contatto con Salvatore Catalano, della famiglia Gambino. Anche perché la polizia canadese lo cercava per aver ridotto in fin di vita a bastonate un uomo. Buscetta non parla inglese, a differenza di spagnolo e portoghese, che mastica molto bene, visti i trascorsi in Sud America. Negli Stati Uniti venne raggiunto dalla moglie ufficiale, Melchiorra Cavallaro, insieme ai due figli. Per evitare di essere scoperto, ha addirittura un doppio guardaroba e partecipa persino a 2 cene sia a Natale che a Capodanno. Frequenta gli uomini della famiglia Gambino, ma non disdegna anche incontri con altri italo-americani mafiosi. Sotto l'ala protettrice di Gambino, Buscetta inizia la sua scalata che lo porterà a diventare il re degli scappati. Di quell'insieme, cioè, di mafiosi siciliani che si erano dati alla macchia all'estero
e che costituiranno il ponte per lo smercio della droga a livello internazionale fra le famiglie palermitane e quelle newyorkesi. I Gambino gli comprano anche una piccola pizzeria a Pitkin Avenue, un quartiere di afroamericani. In pochi anni acquista un'altra pizzeria, questa volta nella più importante Manhattan. Evidentemente Buscetta era un ottimo pizzaiolo, o forse necessitava incassi maggiori per far funzionare meglio la macchina del riciclaggio. Trascorse 6 anni a New York, sotto il falso nome messicano di Manuel López Cadena. Si recò negli Stati Uniti. E come lo sa lei? E io ho fatto una lettera, se così posso chiamarlo, di accompagnamento per Carlo Gambino e Peggio Bonanno. Chi era questo Carlo Gambino? Carlo Gambino era il rappresentante della famiglia palermitana di New York. Tra il 69 ed il 70, esaurita la forza propulsiva della strage, la macchina della giustizia italiana, nei processi di Catanzaro e Bari, inizia a fare i conti con la corruzione messa in campo dai clan mafiosi. La corruzione economica e politica di giudici, pubblici ministeri e uomini dello Stato portò alla condanna di chi, ormai, in Cosa Nostra, non aveva più spazio, come Angelo la Barbera, mentre per gli altri le pene furono molto più blande. Iniziarono così le scarcerazioni degli uomini d'onore. È in quel momento che Totò Greco contattò Buscetta e gli prospettò l'opportunità di azzerare tutte le pendenze con la giustizia italiana, fornita da massoni ed estremisti di destra, che avrebbero voluto effettuare in Italia un golpe. Si trattava del cosiddetto golpe borghese. Il giudice Falcone le chiede del golpe borghese. Sì. Lei cosa sa del golpe borghese? Il golpe borghese, io so che la massoneria era interessata affinché gli uomini d'onore prendessero parte al golpe borghese. L'ex capo della 10ª MAS aveva chiesto tramite la massoneria l'intervento di Cosa Nostra a supporto dell'operazione golpista. Cicchiteddu e Buscetta si incontrano quindi in Germania con Pippo Calderone, Gerlando Alberti e Giuseppe Di Cristina. Da lì muovono verso Catania, dove Pippo Calderone sta ospitando il latitante Luciano Liggio. In realtà però i mafiosi siciliani non credono all'effettiva possibilità di Borghese di portare a termine l'operazione e nemmeno dispongono degli uomini necessari. Solo la famiglia Rimi, per liberare i propri vertici incarcerati, si butta a capofitto nell'operazione. Le trattative fra Cosa Nostra e Junio Valerio Borghese proseguirono. Si tenne un'ulteriore riunione a Milano, in cui i presenti, Calderone, Buscetta, Riina, Badalamenti, decisero di non perseguire la strada del golpe e nel contempo venne presa la decisione di creare un triumvirato Bontate, Liggio, Badalamenti in sostituzione della disciolta commissione. Finita in una bolla di sapone la storia del golpe, Buscetta fece ritorno prima a Zurigo e da lì negli Stati Uniti. Ma al suo rientro venne arrestato per ingresso clandestino negli Stati Uniti. La copertura di Manuel López Cadena era caduta, confrontando le impronte digitali di Buscetta con quelle da lui lasciate nel suo soggiorno argentino degli anni 50. Nell'occasione Buscetta comprese non solo che i funzionari venuti per interrogarlo erano a conoscenza di chi fosse, ma anche degli spostamenti che aveva effettuato tra Italia e Svizzera, persino dei ristoranti che aveva frequentato. Dopo 3 mesi di prigione ed una cauzione di $40.000, venne espulso dagli Stati Uniti. Quale fosse il patto per l'ottenimento di una pena così blanda non è dato sapere.